Salve a tutti e benvenuti nell'onda dell'Allacciatore dei Mondi Bianco, King 66. Ciao Ciao, Donato, ciao a tutti, ciao Shams. il nostro solito appuntamento, che ormai è diventato imperdibile, sia per noi e speriamo anche per voi, e per condividere la nostra personale visione di questi prossimi 13 giorni che ci aspettano. Ieri c'è stata la nuova luna in Scorpione e ovviamente noi siamo due scorpioni, siamo molto onorati e l'abbiamo molto festeggiata ieri. E iniziamo anche questo periodo del corridoio delle eclissi, quindi un periodo intenso, intenso, intenso in tutti i modi, in tutti i momenti, in tutti i lati, per tutti. Quindi cerchiamo di fare un grande respiro e concediamoci questa chiacchierata insieme, condividendo quello che sentiamo per voi, per tutti. E vi inviterei oggi a fare un grande respiro e ascoltare l'affermazione di questo King 66 oggi allacciatore magnetico, che è uno dei miei kin, al quale sono molto legata ovviamente. E chiudete gli occhi e semplicemente seguite la mia voce, così cerchiamo di entrare nell'energia per poi proseguire e ricevere quello che dobbiamo ricevere, le informazioni. Io unifico per uguagliare, attraendo l'opportunità. Sigillo la riserva della morte con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Eccoci qua, ora espiriamo dal nostro cuore e intanto benvenuti a tutti, grazie di ascoltarci sempre dal nostro cuore e condividiamo con grande amore quello che ci arriva ed è sempre un grande onore farlo per tutti. Mi lascio la parola a Donato che ci illumini un pochino che cosa porta in generale questa onda e poi vi aspetto con i miei amati sacerdoti per condividere la mia visione. Grazie. A te Donato. Eccoci amici, allora siamo quindi giunti a questa sesta onda dall'inizio dello Tzolk'in e la sincro subito che mi è arrivata, cioè nel senso guardandoci, è assolutamente che è tutto combaciante, 6, 6, 6, 6, pieno di 6, insomma, sesta onda, sesto glifo che è l'allacciatore dei mondi e glifo numero 66. Quindi qui abbiamo l'energia ovviamente bianca, quindi siamo dentro al castello della morte, che è un passaggio molto importante. Un'altra sincro meravigliosa anche con l'astrologia, come ricordava prima Shams, è che stiamo attraversando questo corridoio di eclissi da ieri, quindi uno stellium in Scorpione è un momento veramente dove bisogna scendere, scendere, scendere e, e assolutamente stare il più possibile con noi stessi nel silenzio e nell'accettazione di questa trasformazione che avverrà, che sarà di tipo molto, diciamo, sottile. Ecco, prima, nell'onda appunto precedente, abbiamo avuto appunto una trasformazione di tipo un po' più alchemico e quindi più legata allo spostamento, diciamo, nello spazio, quindi della tre dimensioni, la materialità. E dopo questo innalzamento e trasformazione, che abbiamo fatto questo salto magico, abbiamo messo come le piume a questo serpente cosmico meraviglioso, ora ci addentriamo invece proprio nella profondità, come il serpente richiede, si torna giù e si va a fondo veramente nel cuore, ecco, nel cuore dell'antica saggezza e di tutto quello che ci viene mostrato da lì sotto, che sarà assolutamente diverso, sarà un paradigma che ci potrà anche impaurire. Questo glifo è collegato come anche il viandante dei cieli al pianeta di Marte, quindi andiamo a risanare delle memorie che
si ricongiungono a praticamente la distruzione di Marte, quindi la paura della morte, questo segno anticamente, cioè diciamo originariamente era esattamente proprio il teschio, quindi la morte, rappresentava la morte, ma non la morte come la intendiamo noi, come lo, diciamo l'umano ha traslato completamente il significato, ma bensì come ponte, appunto, allacciatore dei mondi, come ponte per creare un collegamento verso un'altra dimensione. Quindi era considerato addirittura il glifo più fortunato insomma, dei 20 glifi Maya, e quindi qui andiamo veramente a portare quell'equilibrio, come ci dice poi anche il tono numero 6, portare quella pace, ritornare a fare pace con l'ignoto, con ciò che non ci è familiare in qualche modo. E quindi niente, addentriamoci bene e saremo molto circospetti, però allo stesso tempo siamo assolutamente entusiasti di andare a conoscere queste parti di noi che ancora non vogliamo affrontare, e anche poi semmai che ci viene dall'esterno, così come ci viene dall'esterno ci viene dall'interno, è tutto uno specchio ovviamente, in realtà la matrice che creiamo. E questo è tutto, direi che vi ho detto tutto, poi dopo andiamo invece pari passo lungo l'onda con i 13 toni, come al solito. Prima ripasso la parola alla mia adorata sister dall'Egitto, che ci inizia un po' a illuminare su quello che sarà più o meno la tematica e le energie che attraverseremo. Ok, grazie. Grazie a tutti, a fra poco. Grazie, Ciao, ciao, ciao. A grazie Donato, dopo. eccoci qua. Allora, questo allacciatore ci dice come lo scorpione, morire per rinascere in questo mese, ed è un mantra che è molto, molto vicino, essendo scorpione, quindi proprio un lasciare andare. Vediamo che cosa ci dice questi prossimi 13 giorni, quale sarà la tematica che andremo tutti ad affrontare, a lavorare, a vedere, quali sono i consigli. Allora, scusatemi, la tematica è fare una grandissima ricerca per trovare il nostro sogno. Una grandissima ricerca veramente di ciò che vogliamo veramente, una grandissima ricerca di andare verso ciò che ci fa bene, ciò che è sano per noi. Cioè trovare quel punto in cui ci troviamo comodi, in cui siamo bene, ma che non è soltanto la zona comoda che ci nasconde, ma è proprio il punto dove noi vogliamo andare, quel grande desiderio che lo Scorpione risveglierà in questo mese, e che questi 13 giorni ci farà lavorare questo allacciatore, questo ponte che ci collegherà con i nostri sogni. Quindi proprio andate a cercare ciò che veramente volete, ma andando in quella verità che è proprio dentro, no? Racchiusa, no? Dentro di noi, che magari non ce la siamo nemmeno mai detta. Vediamo un po'. Eccoci qua. Allora, queste 3 giorni ci parlano di ritrovare una cosa molto importante i primi 2 giorni. Questo magnetico è domani, nel tono lunare, proprio c'è un riunire le nostre parti, come se dovessimo guardare dentro di noi e trovare quell'unione sacra tra tutte le parti di noi, uniti al cuore e lasciando andare ciò che ha smesso di nutrirci. Cioè quei semi che noi abbiamo piantato che non crescono più, sono piante che non ci danno più niente, quindi quelle piante vanno veramente tagliate e lasciate andare. Ma questi primi 2 giorni vi porteranno in contatto con 2 parti di voi in cui
dovete semplicemente guardarle e fargli un pochino di posto dentro di voi affinché queste 2 parti possano fare parte della vostra vita e possano fare pace. Mi viene molto in questo momento come un miele che entra, che vi sedete davanti all'altra parte di voi stessi e dite: "Okay, proviamo a parlarci, proviamo a trovare un accordo e non farci più la guerra. Troviamo un respiro che sia comune. Io ho la mia visione, tu hai la tua visione, vediamo se c'è un punto in cui noi ci possiamo trovare e possiamo costruire qualcosa insieme. Qui costruiamo qualcosa insieme. Questa visione che viene toccando i nostri cuori è proprio: okay, è il momento di non fare più la guerra, ma di sedermi e trovare armonia, mettere armonia tra queste 2 parti, quindi questi primi 2 giorni saranno molto questo. Quando avete trovato quell'armonia e vi sarete dati il permesso di guardare quell'altra parte di voi, allora avrete capito che avete visto le cose da un altro punto di vista e direte: "Wow, pensa un po', non l'avevo mai vista così. Interessante." Quindi non è che dovete cambiare l'opinione, però inizia qualcosa a sgretolarsi, è come se qualcosa si sgretola e si apre come un sipario. A quel punto voi vi rendete conto che non siete in quel punto in cui dovete sempre lottare, che dovete sempre dirvi che siete sbagliati, che non siete buoni, che siete cattivi. Non esiste il buono e il cattivo, ricordatevi questa cosa. Ogni parte di noi ha un suo perché e arriva in un momento perché dobbiamo fare un lavoro dentro di noi, affrontare certe cose di questa vita o di altre vite che sono molto importanti, okay? E quindi a quel punto vi rendete conto che può essere che voi dovete uscire da quell'orticello, dovete incominciare a pestare un terreno che è fuori da quello che avete sempre fatto di solito, fuori da quelle corde che tenete. Quindi che vi potete concedere il lusso, perché questo è proprio il lusso, di uscire dalla vostra stanzetta e di respirare nel mondo e camminare una via che non avete mai fatto. È come se doveste andare in una strada che mai tutte le volte che l'avete vista avete detto: no, no, io lì non ci passo, passo le mie stradine, perché in queste stradine io sono comodo." Invece uscire, avere il coraggio di uscire, avere il coraggio di fare un taglio. A quel punto sarete pronti, vi verrà data la possibilità di tagliare con qualcosa che è tossico nella vostra vita, che non appartiene più a questo, è il momento di fare quel morire per rinascere, proprio quella grande accettazione, quel grande mi fermo e lascio andare. E a quel punto sì che riceverete, vedrete la vostra strada. E a quel punto sarà così facile per voi girarvi e vedere tutto quello che è successo nella vostra vita e onorare i vostri antenati è una cosa fondamentale. Onoriamo chi ci ha passato la vita qui e siamo qui sulla terra perché ci hanno passato questa vita, tutte queste persone, tutti i nostri antenati. Onoriamoli. E ringraziamo tutto quello che è stato, bene, male, brutto, che bello, non importa, onoriamo e giriamoci e guardiamo dove dobbiamo andare, cosa ci sta chiamando e andiamo per quella strada e cerchiamo ciò che veramente vogliamo portare in quella nuova strada, chi ci accompagna, le cose che dobbiamo portare con noi e saranno poche perché avete solo bisogno di voi stessi. E avete bisogno proprio di seguire quella nuova strada, quel nuovo sogno dove voi dovete andare. E a quel punto potrete respirare, vi sentirete assolutamente nel vostro centro. Tra cielo e terra voi respirerete, sarete qua, e vi sentirete bene, direte: "Non c'è nulla da fare. Io sono assolutamente nel mio centro. Devo solo stare." Ed è importante in questo momento, veramente molto importante, stare, stare fermi, okay? Datevi il tempo, non correte di qua e di là, fermatevi. Nessuna situazione vuole farci male.
tutto avviene per un motivo. E quel fermarvi in questo giorno in cui vi sto dicendo adesso è mi fermo e respiro e tra cielo e terra mi connetto alla terra, mi connetto al cielo e si uniscono qua nel mio cuore. Respiro e sto, mi concedo questo grande respiro e sarà proprio un momento in cui sentirete che tutto è intorno a voi, che avete tutto quello che vi serve, che vi renderete conto che intorno a voi c'è veramente tutto e non ve ne siete mai accorti. Tutti quello che voi state cercando da questa parte, da quell'altra, quello mi deve dare quello, è lì, è semplicissimo. State nella semplicità delle cose, rimanete veramente in quell'essenza che sentite dentro. A quel punto voi sarete connessi con tutto, ma dovrete veramente, a quel punto che avete capito che è tutto intorno a voi, che non siete soli, che siete accompagnati, fare in modo che quelle connessioni che avete siano in verità. Dovete essere leali con quello che avete intorno, non dovete giocarci, dovete essere veramente, per avere quella connessione totale, io devo essere in verità. Devo essere fermo sulle mie decisioni, fermo su quello che sento per me. Per me, io sono la prima cosa, io sono la cosa più importante, ok? Quindi quello che è importante per me è quella connessione che vi arriverà, che sentirete, che avete tutto intorno a disposizione, tutti gli elementi, ma devono essere portati nella nostra vita, qui nella terra, nella nostra incarnazione, in quello che stiamo facendo sulla terra, in grande realtà, in grande onore, in grande fermezza, okay? E a quel punto sì, vi potete permettere di iniziare qualcosa di nuovo e permettervi di ricominciare, perché siete morti, siete rinati e a quel punto quella rinascita mi permette di iniziare a fare qualcosa di nuovo. Mi permette di iniziare un nuovo cammino, che con un nuovo cammino non iniziate niente di nuovo, non buttate via tutto. Voi avete tante conoscenze, però lo farete in un modo diverso e sarà connesse a voi stessi. E a quel punto vi sarà mostrata veramente quali sono le cose che vi tengono prigioniero. E se state molto attenti, ci sarà proprio la dimostrazione di che cosa vi tiene prigioniero. E a quel punto voi dovrete semplicemente affidarvi all'universo, aprire le braccia e dire io credo, mi affido, non tengo niente in mano, lascio andare tutte le cose, lascio andare tutti i palloncini che trattengo, mollo, tutto lascio andare, perché se lo farete voi ritroverete il vostro cuore, ritroverete quella connessione con voi stessi che viene dal cuore e quell'amore incondizionato per voi stessi, questa onda alla fine vi mostrerà voi, vi mostrerà il vostro cuore, vi mostrerà che vi potete perdonare, vi mostrerà che va tutto bene, che è stato tutto perfetto e che potete proseguire il vostro cammino alla fine di questi 13 giorni ritrovando voi stessi. Alla fine dei 13 giorni, se avete seguito le indicazioni che vi arriveranno giorno giorno, non importa se ricorderete le mie parole, ma vi arriveranno giorno giorno, il 13° giorno, ricordatevi che quell'amore incondizionato che vi arriverà è solo per voi. Perché se noi ci amiamo, espandiamo intorno a noi tutta questa energia di amore e nulla ci può fermare. E attiriamo nella nostra vita l'amore incondizionato di tutte le persone, per tutto. Quindi andate, proseguite e trovate quell'amore dentro di voi. Ora il super jolly. Vediamo qual è la chiave che ci mostrano di questi che dobbiamo usare in questi 13 giorni. E la chiave meravigliosa sono le influenze cosmiche, le influenze di Maat, di Thoth e di Khepera. Guardate. Maat è l'ordine cosmico, quindi noi dobbiamo portare questo ordine cosmico dal cielo sulla terra. Maat è seduta sul suo stesso nome, sul suo stesso simbolo. Okay? Thoth è colui che prende dal cielo il dio della magia, della scrittura, della matematica, okay? Quello che fa accadere le cose e ci aiuta.
e che pera che è questo, lo scarabeo, che rinasce, quindi è la grande rinascita che ci permettiamo di fare per poterci riconnettere, quindi questi 13 giorni ci dicono una grande riconnessione. E per ultime ovviamente non possono mancare le carte del Sole e della Luna della Holding. Vediamo qual è il consiglio, la chiave numero 2 che potremmo usare. È l'apertura. Quindi ricordatevi, le influenze cosmiche e l'apertura, quindi il lavoro di questi 13 giorni è creare una nuova apertura, non una nuova chiusura, non la paura, uscire dalla paura e aprire quel canale che ci possa connettere con tutto quello che ci sta succedendo in questo momento, tutto quello che nella nostra vita sta arrivando semplicemente per liberarci. In questi 13 giorni saranno mi libero da tutte le mie paure e mi riconosco amore incondizionato, quale sono. Grazie. A te Donato. Eccoci, bene, grazie mille Shams, stupendo. Dunque, eccoci qui con il tono numero 1, quindi oggi Kin 66 abbiamo detto che appunto attraiamo questo intento grandissimo per questo periodo per poter appunto scendere e andare a riallacciarci a quella parte profonda che poi rispecchierà in esterno e, ehm, e fondamentalmente, chiaramente, come uno specchio a fine onda, incontreremo che siamo ovviamente sempre noi stessi. Nel giorno invece 2, che è la mano lunare, Kin 67, qui abbiamo la prima sfida che ci porta infatti come la mano appunto richiede, richiede assolutamente attenzione e anche proprio riuscire a toccare, andare a mettere comunque a posto le cose che veramente ci danno, ci fanno bene, ci portano guarigione e ci portano a conoscenza di, di questa nuova visione che ci si mostrerà. Grazie poi alla stella nel tono 3 elettrico abbiamo la possibilità di portare con tanta tranquillità e armonia, portare fuori senza nessun tipo di insicurezza, vergogna. Sappiamo qui esattamente ciò che ci fa bene e ciò che noi vogliamo, come vogliamo, diciamo, mostrarci, ma anche come gli altri possono comunque comunicarci in maniera più armoniosa ciò che appunto vogliamo creare. E quindi stiamo assolutamente nella bellezza, nella fierezza e mostriamoci per quello che andremo a diventare, per quello che sta uscendo. E nel giorno 4, nella Luna, qui abbiamo un portale di attivazione galattica, Kin 69. Qui abbiamo però capito che ci sono delle cose da mettere a posto, soprattutto nel discorso emozionale e nessun altro può farlo per noi. Nell'autoesistente abbiamo comunque, diciamo, l'obbligo e l'intento di fare il lavoro che dobbiamo fare noi stessi e di porlo, diciamo, nella giusta misura che è più consona a noi. Quindi quelle acque che appunto muovono dentro di noi e che sono in subbuglio vanno rese calme per poter fluire più naturalmente con la natura, con quello che ci circonda. E qui quindi
è assolutamente importante rimanere centrati, ma anche comunque lasciare fluire, lasciare emergere quello che deve emergere per portarlo assolutamente nella pace, nella fruizione. Il giorno 5 con il cane bianco intonante abbiamo assolutamente la certezza che senza quell'amore verso noi stessi, soprattutto quella compassione, quella cura che assolutamente dobbiamo dedicare soprattutto a noi stessi incondizionatamente, va direzionata nella maniera giusta, va potenziata e va irradiata verso un percorso nuovo che qui appunto ci spinge in questa colonna, prima colonna, verso un nuovo percorso. Nel tono 6, la scimmia ritmica numero 71, abbiamo proprio gli strumenti e anche comunque una visione differente che appunto ci si mostra, che all'inizio ci può un attimo infastidire come diciamo guastare un po' la visione solita che noi abbiamo delle cose, ma lei ci offre la possibilità di creare appunto armoniosamente quella magia, quell'ingrediente, quell'essenza che ci può assolutamente far sentire come nuovi, insomma, in questa trasformazione profonda che stiamo attuando. E lei quindi ci chiede leggerezza, anche se a volte può essere cruda, però lo fa per riportare questa armonia e, e per creare appunto questo nuovo ritmo in questa andatura che stiamo percorrendo. Con l'umano giallo invece abbiamo un altro portale di attivazione galattica, questo è il secondo che abbiamo in questa onda, e qui siamo proprio nel cuore. Tono 7 nel risonante abbiamo l'umano giallo, e grazie a questo umano noi abbiamo quindi la prima possibilità di portare, dopo aver creato tutto quello che abbiamo creato fino a questo momento, creato la misura, creato l'andatura, creato l'armonia, creato il cuore. E qui abbiamo invece proprio l'aiuto dall'alto nella connessione, nella sintonia con ciò che veramente dentro, cioè dentro di noi crediamo essere più alto, più saggio e più fattibile nella materia, insomma, nel quotidiano, ed essere anche assolutamente fedeli a questo corpo e a assolutamente questo vascello che ci accompagna di carne, che dobbiamo assolutamente onorare e rispettare, senza dover ascoltare nessun altro che noi, nella fedeltà più assoluta. Col tono 873 abbiamo il viandante dei cieli galattico, e qui abbiamo proprio una sorta di recap di quello che abbiamo vissuto un po' nella onda precedente, quindi abbiamo capito e abbiamo introiettato proprio il manifestarci, il comunicare e il portare un messaggio che sia diverso, che era lontano, ma che abbiamo finalmente raggiunto dentro e fuori di noi, e quindi non abbiamo più assolutamente ehm, nulla da dubitare, abbiamo assolutamente integrato tutto questo e possiamo quindi ritornare lì, ritornare in questo luogo dove appunto noi abbiamo avuto questa trasformazione eh, alchemica e anche proprio fisica, e siamo riusciti a portarla fino adesso, per andare avanti e per comunque affrontare questo nuovo tipo di trasformazione, come dicevo prima, che è più profondo, più sottile.
Nel tono, diciamo, il giorno dopo, infatti il tono 9, abbiamo il mago galattico, scusate, no, il mago solare. Con il mago solare, infatti, abbiamo proprio creato quello spazio che ci serviva per accettare e per non confondere comunque lo sconosciuto con il, diciamo, eh, un'aggressione come una sfida e come un qualcosa che ci può fare del male. Qui abbiamo assolutamente gli strumenti per creare quel nostro tempo e quel nostro spazio, unendoli e andare proprio con la magia del mago a fondo e arrivare nel cuore, quindi dall'alto far entrare proprio questa nuova energia e farla espandere, creargli proprio il giusto spazio per far sì che inondi e comunque eh, si trovi comoda nel nostro corpo. Con il giorno 10 abbiamo l'aquila blu planetaria e qui infatti abbiamo proprio, dopo aver portato questo intento grandissimo creando proprio questo spazio, questo tempo preciso per noi, dentro di noi, ora possiamo veramente innalzarci per avvicinarci al sole, eh, quella, per creare quella visione alta che poi ci porta ad essere sempre più sicuri di noi stessi in questo nuovo paradigma e riuscendo poi a appunto manifestare quello che realmente portiamo e quello che appunto anche diciamo in esterno eh, va diciamo accolto da parte nostra e cioè diciamo nell'accoglimento di quello che siamo in questo nuovo spazio. Con il tono invece 12 abbiamo il 77 che è la terra rossa, cristallo, e qui infatti toccando di nuovo terra, dopo aver veramente visto tutto da una nuova prospettiva che l'Aquila ci ha mostrato con questo sole vicino e questo calore, questo immenso amore che ci ha mostrato perfettamente la verità di quello che stiamo adesso manifestando, la Terra Rossa ci dice che dobbiamo consacrarlo su questo pianeta insieme a tutti i nostri fratelli e sorelle, che siamo tutti la stessa cosa, quindi in evoluzione dobbiamo comunque accettare questo cambiamento e portarlo sempre di più nel compattarsi, nel renderlo comunque unanime e collettivo, sempre di più nel tono cristallo. In finale, appunto, siamo qui nell'arrivo e qui è un momento fortissimo, questo specchio cosmico da un lato ci tiene presenti, assolutamente fedeli a noi stessi e però allo stesso tempo, avendoci mostrato questo nuovo lato di noi che siamo riusciti ad allacciare, che è parallelo ed è connesso assolutamente con un'altra dimensione, ora qui noi lo accettiamo in toto, qui noi vediamo quella nuova immagine, diamo fuoco e vediamo nitidamente quello che prima ci appariva appannato o comunque ehm, sdoppiato e perso nel caos, ora che era poi la paura fondamentalmente di questa fine che poi noi interpretavamo come morte, che ci mostrava appunto l'acciatore dei mondi, adesso qui noi abbiamo, abbiamo proprio la possibilità di fare pace con questo lato. E,
credo di aver saltato un tono, scusatemi, il tono 11, il guerriero è importante, lo devo dire, perché il tono 11, l'11° giorno, il 76, ci porta veramente a trovare quel coraggio, quindi dopo l'Aquila c'era appunto il guerriero che ci porta proprio a trovare il coraggio e vincere la paura e assolutamente con l'intelligenza e il cuore di questo guerriero ci portava appunto verso questa terra che avevo descritto poco fa e, e quindi a esplorare questi nuovi territori. Scusatemi. Tutto perfetto, quindi qui siamo arrivati allo specchio cosmico e abbiamo assolutamente affrontato e guardato quello che c'era da guardare e in riflessione noi ci riconosciamo. Benissimo, perfetto. Allora, ora voglio finire come al solito l'onda con questo poema galattico che José Arguez ci ha descritto per questo glifo, questo archetipo dello Ierofante, che è la lanciatura dei mondi bianco. Io sono lo Ierofante, codificato dalla lanciatore dei mondi bianco. 6 è il mio numero, la radice del cubo. Io sono il grande equalizzatore che riporta equilibrio in ogni mondo. L'ordine segreto di ogni dimensione illumina il mio essere, perché io sono il maestro delle arti dell'assenza della morte, che ogni vero ricercatore deve arrivare a conoscere. La morte è il grande regno interdimensionale della galassia, il magazzino della mia saggezza, è lo scrigno del tesoro nascosto, libero dalla paura, abile nelle arti di costruire ponti fra i mondi. Io sono il grande distruttore di illusioni. Strappo la coltre di convenzioni che la civiltà stratifica. Insondabilmente profonda è l'estensione del mio sapere. Io rivelo tutto, ma solo coloro che sanno possono vedere ciò che io rivelo. L'arcobaleno mi fa da corona, perfetto è l'ordine che mantengo. Conoscermi è morire al tuo falso sé. Grazie, Perfetto. Donato. Quindi mi raccomando, buon viaggio e buona cavalcata di onda. Non abbiate paura di vedere voi stessi e di morire e rinascere a voi stessi. Ok? Un bacione grande, ci rivediamo per la prossima onda fra 13 Grazie giorni. mille, grazie Ciao a Donato, tutti. grazie a tutti Ciao e vi Shams, ricordo grazie mille che tesoro. se avete bisogno di sessioni private o con gli oracoli o con lo stalking, sia io che Donato vi possiamo aiutare e anche perché noi Assolutamente. facciamo anche sessioni doppie insieme, quindi con oracoli e stalking insieme, quindi se vi siete interessare ci trovate qui nel canale, ci trovate nel sito lacasadiera.com oseausora.net, quindi avete modo di riprenderci. E vi ringraziamo tantissimo, veramente, grazie di essere stati con noi, di averci Grazie, accompagnato grazie per seguirci, vi nell'apertura di adoriamo. questo Un saggio bacione. molto importante e quindi andiamo verso il nostro ponte e non abbiamo paura di saltare dall'altra parte perché Assolutamente. Siamo sicuramente sull'arcobaleno, sempre, sempre sempre saremo sull'arcobaleno. sull'arcobaleno. Vi vogliamo bene, con tanto amore dal nostro cuore, grazie Ciao, mille, ciao, ciao, ciao a ciao, tutti. ciao, Ciao, a presto, ciao. ciao, ciao.